Allora, io sono nato in Veneto, cresciuto e vissuto in Veneto fino all'età di 16 anni, dopodiché mi sono arruolato e dopo l'arruolamento, quindi ero giovane, ho conosciuto mia moglie, una sarda, per cui poi negli anni successivi abbiamo deciso di trasferirci in Sardegna, terra di cui mi sono innamorato da subito, perché è una terra ancora al naturale e che amo profondamente. Quando sono arrivato qua in Sardegna sentivo dire, mi dicevano i sardi, voi sì che state bene in Veneto, noi qui non abbiamo niente, è una terra povera, non c'è niente. Io invece gli ho sempre risposto che voi avete l'oro e non sapete di averlo, cioè voi avete una natura, una ricchezza in natura che non vi rendete conto di avere. Ed è anche questo, secondo me, uno dei motivi per cui, parzialmente, dei motivi per cui non tutti ne hanno la dovuta cura, insomma, di questa terra, dell'ambiente, eccetera, perché non si capisce il valore che ha. È una terra dove puoi respirare ancora i profumi della natura, tutti i profumi della natura, specialmente all'alba e al tramonto o dopo un acquazzone. Se tu dopo un acquazzone o anche all'alba vai a passeggiare in mezzo alla natura in Sardegna, ti respiri tutte le essenze che la natura ti dà. Quindi come si fa a non rispettare, mi chiedo sempre, come si fa a non rispettare un territorio del genere, i paesaggi che abbiamo qui di macchia mediterranea, con tutta questa ricchezza, anche il valore del profumo, della vegetazione, non lo senti da nessun'altra parte. Anche quella è una ricchezza, è qualcosa che ti riempie i polmoni quando ci cammini in mezzo. Ti sembra che solo respirare quest'aria ti faccia sentire meglio. Mi sono reso conto che girando in bicicletta, facendo gli allenamenti con mio figlio o anche quando giravo io da solo, praticamente poi ho iniziato a girare un po' tutto l'Ogliastra, no? E mi sono reso conto che a fianco alle strade, nelle cunette, c'erano molti rifiuti abbandonati in molti posti, specialmente i posti dove si possono fermare le macchine, ma anche lungo la strada normale, diciamo, dove la gente può lanciare, nelle curve. Ecco, okay. E quindi da lì io, vedendo che questa natura fantastica era così maltrattata, mi sono detto devo fare qualcosa. Facendo queste attività dove il ritmo è lento, quindi l'andare a camminare, andare in bicicletta, dove si va più lentamente, dove si rallenta un po' la vita, si può ammirare, sì, la natura incontaminata, la natura bella, i fiori, ma purtroppo facendo queste attività a ritmo lento, attività di bicicletta o di cammino, eccetera, purtroppo si vede anche il degrado che l'uomo compie su questa natura incontaminata. E ho iniziato nel 2010 ad organizzare giornate ecologiche. Inizialmente mi sono aggregato alla Liga Dei Sardinia, cosiddetto, cioè è stata la prima giornata ecologica organizzata a livello di Regione Sardegna nel 2010. Io ho saputo di questa giornata, ho cercato gli organizzatori e ho iniziato anch'io. Ho organizzato diverse giornate ecologiche negli anni successivi, al 2010 fino al 2015, e poi nel frattempo avevo formato un'associazione, Ogliastra che vive, che poi nel frattempo i componenti, per vari motivi, chi per studio, chi per lavoro, chi perché si è trasferito, eccetera, si era un po' molto ridimensionata e non è andata avanti con le giornate ecologiche. Ma io ho sempre avuto questa attenzione verso l'ambiente. Quindi 2 anni fa, quasi 3 anni fa,
ho conosciuto il presidente dei raccoglitori di Civiltà Altrui, l'attuale associazione di cui faccio parte e di cui sono referente in Sardegna. La particolarità di questa associazione è che ci si muove con un carrettino dove c'è scritto appunto raccoglitori di Civiltà Altrui, io sono Goccia. Io sono Goccia vuol dire che ognuno di noi può essere Goccia, può fare la sua piccola parte. Ecco, ed è a questo che noi ci ispiriamo come raccoglitori di Civiltà Altrui. E speriamo che siano sempre più persone che capiscano questa cosa, che se ognuno facesse la propria piccola parte nel far sì che il mondo sia un po' migliore, che l'ambiente sia migliore, che la natura venga un po' più rispettata, ne avremo beneficio tutti, insomma, soprattutto Madre Terra. Anche perché bisogna pensare che non bisogna vivere come se non ci fosse un domani, cioè noi dobbiamo pensare che dovremmo lasciare ai nostri posteri la natura, l'ambiente come l'abbiamo trovato noi, o perlomeno non peggio di come l'abbiamo trovato noi. Allora, quando io esco col carrettino dei raccoglitori in civiltà, innanzitutto si sappia che lo faccio al di fuori nel senso, dopo che mi faccio la giornata di lavoro, del mio lavoro in caseificio, dedico insomma un pomeriggio, di solito un pomeriggio oppure la domenica, diciamo uso il mio tempo libero per dedicarmi appunto a raccogliere, alle raccolte di ciò che gli incivili. Allora, innanzitutto guardo il meteo. Più o meno comincio a pensarci 2 giorni prima, guardo il meteo, quale può essere il giorno migliore, logicamente deve anche andare bene anche rispetto agli altri impegni, perché a volte ci sono anche impegni familiari a cui bisogna dare la priorità, logicamente, no? Perché questo si fa direi per piacere, perché dopo che lo fai, anche se tra virgolette è un lavoro sporco, ma dopo che lo fai, dopo che torni a casa, hai la soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono, che è impagabile. Logicamente devo sempre preoccuparmi che il carrettino e la bici siano in ordine, la sera prima controllo che le ruote siano gonfie, mi assicuro che dentro al carrettino ci siano i vari sacchetti che mi servono, quelli trasparenti grandi per l'indifferenziato, quelli per il vetro e la plastica, che tra parentesi io uso, la maggior parte dei sacchetti che uso sono sacchetti che riciclo dall'azienda dove lavoro, cioè sono i sacchetti vuoti del sale che noi usiamo per il formaggio, anziché buttarli in discarica, li riciclo io per fare questa attività, insomma, quindi c'è anche un riuso positivo di un rifiuto, ecco. E quindi alcuni bambini che hanno recepito il messaggio del rispetto dell'ambiente, che ognuno può fare la sua parte, eccetera. Alcuni bambini hanno chiesto loro alle proprie mamme di accompagnarli a qualche raccolta organizzata da noi e quindi ogni tanto ci sono anche questi bambini. Chiaramente non li posso portare nelle strade molto trafficate, aspetto sempre quando c'è l'occasione di andare in qualche parco dove si possa, insomma, fare l'attività tranquillamente per la sicurezza dei bambini, ecco. Chiaramente l'auspicio è sempre che se ne aggiungano altri bambini, altre famiglie, altre persone. Poi una cosa che voglio rimarcare, che non so se si è capita, ma nella nostra associazione le porte sono aperte a tutti. Chi lo vuole fare basta solo che mi contatti. Chiunque lo può fare, chiunque si può aggregare a noi, ben venga, anzi io lo desidero, spero che più persone mi diano una mano, facciano un po' quello che faccio io, magari ognuno nelle proprie possibilità, ecco. O perlomeno che si capisca, anche se uno non vuole o si vergogna di andare a raccogliere,
almeno che si diffonda di più, sempre maggiormente, l'idea di rispettare l'ambiente, di non abbandonare, ecco. Io vedo intorno a noi un mondo che non pensa al domani, no? Un mondo che pensa solo a correre, un mondo che pensa solo al consumismo, un mondo che pensa solo all'apparenza, e tutto questo è deleterio, no? Perché quando c'è praticamente io vedo un'umanità che ha perso, che sta perdendo progressivamente i valori sociali, c'è un degrado di valori. La gente pensa solo a correre, correre a comprare, correre a seguire le mode in modo sfrenato. E tutto questo porta a un consumismo sfrenato e porta anche a una produzione sfrenata di rifiuti nella società, perché poi la società non sa più mai, cioè è in grossa difficoltà nella gestione di questi rifiuti, a tutti i livelli, parliamo anche di rifiuti industriali, di rifiuti c'è una mancanza di valori in generale, cioè la gente è più attratta dalle soddisfazioni immediate che ti può dare, ad esempio l'acquisto oggi di un bel SUV, mi dà una grande soddisfazione, però ho buttato una macchina vecchia che magari poteva fare il suo servizio per tanti altri anni, e quindi ho prodotto rifiuto solo perché devo avere anch'io il SUV come gli altri miei amici, eccetera, no? E quindi troppa importanza a valori effimeri, quindi l'apparenza, il tutto subito, quindi il denaro per poi avere tutto subito. La vita di ognuno di noi prima o poi arriverà a un capolinea, però poter dire io ho fatto la mia parte penso che sarà una cosa grandiosa. Chi non l'ha fatta avrà qualche rimorso, insomma. Sono i miei umili pensieri.